Vi spiego come eseguire il campionamento del microbiota fecale attraverso il kit Well Micro. Il cofanetto viene fornito di un particolare codice alfanumerico sul lato corto della confezione. È un codice importante, è univoco e va annotato fino alla ricezione dell'esito del test. Ora vediamo cosa c'è all'interno del cofanetto. Il libretto di istruzioni, in cui troverete nella parte alla vostra sinistra come fare la registrazione sul sito del laboratorio di analisi www.wellmicro.com, nella parte centrale come eseguire correttamente il campionamento e nella parte alla vostra destra come procedere con la spedizione. Avrete poi un paio di guanti sterili da utilizzare in fase di campionamento, un altro adesivo tondo come quello presente sul cofanetto da cambiare nell'eventualità che non sia più performante, il vostro codice identificativo in formato adesivo da posizionare sulla vostra provetta, un pacchetto sterile con all'interno il tampone per l'esecuzione del campionamento fecale e la provetta in cui conservare il vostro materiale. Una carta sterile da posizionare nella superficie in cui andremo a defecare per fare correttamente il campionamento. E infine il documento di viaggio già precompilato e pagato che andrà inserito nella busta postale in cui nella parte anteriore troverete una zona dedicata. All'interno di questa busta andrà inserito tutto il cofanetto che fungerà da protettivo contro eventuali urti, all'interno del quale avremo una busta con all'interno la provetta etichettata col vostro campione fecale. Per procedere alla registrazione del campione è necessario andare sul sito www.wellmicro.com, cliccando poi su quello che è il primo risultato. Una volta entrati nel sito, sarà necessario accedere alla propria area personale, dove indicheremo la nostra email, il nostro nome, il nostro cognome e una password a scelta inventata sul momento. Questo servirà per completare la procedura di registrazione al sito. Dichiariamo quindi di accettare integralmente le condizioni di uso e di vendita, non sono un robot, e verifichiamo che nella sezione in alto a sinistra sia indicata la prima spunta. Sono un privato e intendo utilizzare i servizi Wellmicro. Una volta proceduto, creiamo il nostro account. Giungeremo quindi a una pagina dove ci confermerà di aver creato correttamente il nostro account, che però dovrà essere attivato per email. Nell'email troveremo quindi un'email per conferma di registrazione sul sito Wellmicro, dove dovremo cliccare sul link Ritorneremo quindi sul sito con il nostro account attivato e a questo punto faremo l'accesso, indicando l'email indicata in precedenza e la password inventata sul momento sempre in precedenza. Ci si aprirà quindi una pagina dove verranno indicate le condizioni di privacy. Dovremo quindi acconsentire a quelle che sono le due informative. E cliccando Sono d'accordo. A questo punto sarà stato inviato un altro codice di verifica via email. Questo codice di verifica verrà inserito cliccando semplicemente il link che troveremo all'interno della nostra mail. A questo punto cliccheremo su Area personale, nello specifico su Il mio account, e apriremo la pagina di analisi.
A questo punto quindi aggiungiamo la nostra analisi della nostra area personale, inserendo quello che è il codice kit che avevamo riscontrato in precedenza sul lato corto della nostra confezione Well Micro. Una volta cliccato su Salva, apparirà questo banner dove verrà indicato chiaramente che questo kit è stato associato ad un codice CUP che è stato fornito in questo caso dal professionista della salute. Confermiamo per presa visione e clicchiamo su Salva. Abbiamo quindi correttamente aggiunto il nostro kit che a questo punto dovrà essere attivato. Cliccheremo quindi da attivare. Una volta entrata nella lista di analisi, cliccheremo il modulo richiesta analisi. A questo punto procedere con la compilazione del questionario in tutte le sue parti, facendo attenzione specialmente a quelle che sono le parti obbligatorie. Il campionamento ricordiamo che non può essere svolto se si sono assunti probiotici oppure antibiotici negli ultimi 30 giorni, così come non può essere svolto in concomitanza con il ciclo mestruale, poiché il sangue può contaminare le feci. Se rientri in uno di questi 3 casi, ti preghiamo di segnalarlo a chi ti ha fornito il kit, altrimenti il risultato potrebbe non essere attendibile. Una volta compilato l'intero questionario, clicchiamo quindi su Salva. Comparirà a destra Compilato in verde. Proseguiremo quindi a compilare l'informativa e il consenso privacy. Una volta entrati nella pagina sarà necessario verificare e di conseguenza confermare che i dati precompilati siano corretti. Di seguito quindi verrà richiesto di acconsentire a quella che è l'analisi e la produzione del referto, così come di acconsentire eventualmente, se si preferisce, alla ricerca scientifica e a tutta un'altra serie di studi. A questo punto apparirà compilato. Di sotto noteremo ulteriormente quello che è il nostro codice CUP associato al professionista e finalizzeremo cliccando Attiva analisi. L'analisi sarà effettivamente attivata nel momento in cui la nostra pagina risulterà come segue. Ora iniziamo con la fase di campionamento. Quindi prendete la confezione con i guanti sterili, l'apriamo, c'è scritto il guanto destro e il guanto sinistro. Ora vediamo come eseguire il campionamento. Andremo a prendere la carta ripiegata sterile all'interno di questo pacchettino, in cui nella parte anteriore viene raffigurato di posizionare, facendo questo sorta di incastro, nella tavoletta del water. Vi invito in realtà ad utilizzare il bidet per evitare che il materiale fecale possa cadere accidentalmente ed impedire quindi la prosecuzione del campionamento. Andremo quindi a prendere la nostra carta, la apriremo, la posizioneremo sul bidet e andremo a defecare direttamente sul bidet. E ora vi mostro come eseguire il campionamento delle principali 3 categorie di feci in cui vi potrete trovare. Ora vediamo insieme come si esegue il campionamento fecale. Abbiamo 3 tipologie di feci, quelle centrali, conformate, quelle diarroiche e quelle stitiche. Ora vi mostro come si esegue correttamente il campionamento. Apriamo il pacchetto all'interno del quale trovate il tampone e la provetta. Preso il tampone, mi raccomando senza toccare l'estremità e senza parlare per evitare una contaminazione, andremo a fare delle perforazioni fino alla parte centrale del materiale fecale in tutte le parti del materiale stesso, da un lato fino al lato opposto. Fatto questo, andremo a inserire, ora vi farò vedere come,
il nostro prelievo all'interno della provetta. Nell'eventualità che voi abbiate materiale invece fecale più di tipo diarroico, sarà necessario intingere la parte terminale del tampone lungo tutto il materiale. L'importante è che la consistenza assomigli almeno a quello di uno yogurt, quindi che non sia eccessivamente acquoso. Mentre se doveste essere in una condizione di feci più dure, quindi stitiche, a questo punto, prima di estrarre il tampone, sarà necessario eseguire un pretrattamento del materiale perché possa essere perforabile da questo tampone, e vi mostro come. Andremo a prendere una forchetta della mucchina Med già pronta all'uso e una garza sterile o del cotone idrofilo, scusate. Una volta aperta la garza, andrà imbibita di un po' di mucchina Med, andrà pulita la forchetta e andrà poi asciugata con una parte non bagnata di amuchina, completamente asciugata. Fatto questo, andremo a schiacciare il vostro materiale. Ora chiaramente questo è pongo, quindi si attacca alla forchetta, ma l'idea è che andiate ad ottenere un'emulsione sufficientemente morbida di tutte le palline che avrete fatto, quindi sarà importante andare a recuperare tutto il materiale fino ad ottenere una sorta di crema sufficientemente omogenea, e a questo punto aprirete il vostro tampone e andrete come prima a fare un campionamento perforando in tanti punti del materiale omogenizzato. Fatto questo, prenderemo quindi, senza toccare mai l'estremità del nostro tampone, prenderemo la provetta, andremo ad aprire, a rimuovere il tappo e a inserire, senza toccare i bordi della provetta, e ad ottenere questa rottura con un semplice movimento della mano. Andremo quindi a richiudere il tappo della nostra provetta leggermente, poi andremo a premere il tasto, quindi c'è un tasto che va proprio premuto forte, ecco qua, scusate che faccio fatica anch'io a volte a fare questi, e poi chiuso definitivamente. Quindi avete visto che il tappo è andato giù completamente, è uscito un liquido, si può notare qua, andrà quindi mossa la provetta fino a quando il liquido non avrà toccato bene il materiale fecale. Recuperiamo la nostra etichetta, che va a questo punto anche senza guanti, perché la provetta ormai è chiusa, quindi ci togliamo il guanto, scusate che prendiamo la nostra etichetta e la posizioniamo sulla superficie della provetta. Fatto questo, inseriremo la nostra provetta dentro il sacchettino e, chiusa il sacchettino con l'adesivo, quindi come vedete c'è una parte, quindi viene spiegato, basterà aprire questa parte, togliere questa striscia rossa, scusate che, ok, e chiudere bene la busta. Fatto questo, la potete anche rotolare se volete, tanto non succede nulla, e inserirete il tutto dentro il vostro cofanetto. Come procedere alla spedizione? Mettiamo un attimo da parte il nostro cofanetto, apriamo quindi la busta postale gialla,
nella parte anteriore troverete una tasca fatta a portafoglio in cui inserirete il crono reverse, che è uguale in tutte le sue parti, quindi lo lasciate chiuso così come lo trovate dentro il cofanetto, lo inserite in questa tasca, non sarà necessario compilare nulla sulla confezione ed inserirete dentro la vostra busta tutto il cofanetto. Fatto questo, andrete ad aprire la parte adesiva e a chiudere la busta, che sarà pronta per essere spedita. È fortemente consigliato segnarsi il codice di tracking che viene indicato nella busta postale, sarà utile in caso di smarrimento. Dopo 3 giorni dalla spedizione è altrettanto importante verificare nella propria pagina personale che il kit sia arrivato in laboratorio. Una volta arrivato in laboratorio, infatti, necessiterà di 30 giorni per essere analizzato e l'esito verrà pubblicato nella vostra area personale e sarà simultaneamente visibile al professionista della salute.